Buongiorno e bentornati a Medicina 33 e auguri di buon anno a tutti. Allora, ipovedenti, con una adeguata riabilitazione è possibile migliorare le abilità e praticare sport in modo soddisfacente. Vedremo in che modo. Ma subito, diciamo, forse non tutti sanno che degli esercizi riabilitativi per ipovedenti, che sono particolarmente efficaci, possono essere applicati anche per migliorare le prestazioni sportive di non ipovedenti. Andrea Martino, poi torniamo in studio. Io ho giocato a calcio 5 per ipovedenti, infatti sono ipovedente. Alessandro, una passione per il calcio, ma anche la difficoltà nel dover fare i conti con una ridotta capacità visiva. Per persona ipovedente si intende una persona portatrice di un disturbo visivo non risolvibile con interventi chirurgici o lenti tradizionali, per cui rimane una vista ridotta e che quindi può beneficiare di trattamenti riabilitativi che possono aiutare a sfruttare al meglio il proprio residuo visivo. Federico coordina l'attività ipovisione all'Istituto dei Ciechi Cavazza di Bologna. Dunque, adesso tu dovrai guardare sempre dritto. È ortottista, una professione sanitaria che opera in campo oftalmologico e che si occupa di valutazione e riabilitazione dei disturbi visivi, come può essere l'ipovisione, lo strabismo o l'ambliopia, meglio conosciuta come occhio pigro. Ci sono delle tecniche che si rifanno a quello che è l'apprendimento percettivo, cioè la nostra capacità cerebrale di migliorare le nostre abilità, che si fondano su degli esercizi che, se ripetuti e se studiati appunto in funzione del residuo visivo, delle tipicità che ha la persona, possono aiutare a potenziare il suo residuo visivo e quindi migliorarlo. Molte di quelle tecniche che noi qui proponiamo alle persone ipovedenti possono essere poi proposte a chi ha la vista normale, chi non ha problemi. Ti chiedo di guardare alternativamente questa mira e questa fino a che non ti fermo, per arrivare a potenziare al massimo le sue prestazioni, quindi nello specifico nello sportivo, per migliorare al massimo quello che è la propria attività sportiva nel momento del gioco. Allora, adesso partiamo con questo test. Ti chiedo di guardare sempre dritto e dovrai premere quando vedi le luci rosse. È con apparecchiature come questa che si effettuano i test per misurare i tempi di reazione e la capacità visiva. Quando partono le boe devi cercare di avere una buona visione e la boa che si illumina la vai a spegnere. Visite ambulatoriali, ma anche esercizi fatti sul campo. Se parliamo dello sportivo è importante fare due tipi di valutazioni diverse. Una, diciamo, in condizioni standard ambulatoriali, dove andiamo adesso a valutare quelle che sono le abilità della visione binoculare e le abilità visive in generale, e una valutazione anche sul campo, perché in condizioni di stress e fatica ecco che si possono scompensare dei disturbi visivi che possono poi compromettere una efficacia della visione binoculare. Vai. Qua. Ilir è una promessa del calcio, proteggere la porta richiede particolari abilità. Lo incontriamo durante un allenamento sotto la supervisione di due ex portieri di Serie A, Ferron, oggi preparatore della nazionale Under 21, e Roccati, preparatore della nazionale saudita. Tenendo il focus. Questi allenamenti visivi non possono prescindere da una valutazione oculistica iniziale. La vista corretta chiaramente aumenta anche la sicurezza, perché una mancanza di una buona visione binoculare o di una visione stereoscopica chiaramente è più facile andare incontro a un trauma, perché magari uno sciatore può miscalcolare la distanza dei paletti. Direi che nel suo caso ci sono dei tempi di risposta un po' più lenti. Alessandro e Ilir hanno terminato i test che saranno poi confrontati con quelli fatti sul campo. Per il giovane Ilir esercizi mirati per ridurre il rischio infortuni e portare al massimo le sue performance. Aiutarlo ad avere un campo visivo molto più aperto rispetto a quello che sono le sue abitudini in questo momento. E per migliorare le prese ci mostrano degli occhiali speciali con un effetto strobo, la luce che va e viene ad intermittenza. Quando la palla è in alto io non ho riferimenti, quindi è già difficile di suo. Questo occhiale qua, con l'utilizzo continuo, migliora la capacità di lettura della traiettoria. Vedi che difficoltà che lui ha a trovare una palla semplice, che adesso gli faccio sollevare gli occhiali e vi faccio vedere come avrà meno difficoltà. Adesso sembra un portiere.